allora questo è il telaio. Sul telaio viene montato per prima cosa l'ordito. L'ordito lo andiamo a vedere dopo, cioè come si fa. Sto facendo proprio lezione accademica. E l'ordito viene avvolto in primis nel subbio posteriore. Dal subbio posteriore poi questi fili vengono passati nelle maglie dei licci, che sono questi. In questo caso questo qua è un telaio a 4 licci e diciamo ho seguito un disegno a spina, per cui sono stati inseriti secondo un ordine dal primo al quarto e dal quarto al primo, andata e ritorno. Dopodiché dalle maglie dei licci ogni filo viene passato all'interno del pettine e il pettine poi definisce la larghezza proprio del tessuto e la fittezza del tessuto. Poi vengono legati al subbio anteriore e poi si comincia a tessere. Cioè la tessitura quindi poi viene avvolto del filo nella navetta, in questo caso questa è una navetta, una spoletta, e vengono alzati per mezzo dei pedali i licci. Siccome ogni filo che è stato passato prima all'interno dei licci corrisponde al disegno, cioè vengono pestati, vengono pedalati o insomma schiacciati questi pedali seguendo uno schema per cui il disegno che vai a realizzare nel tessuto si ripete o si può ripetere, insomma, se segui sempre lo stesso schema. In questo caso, siccome io avevo fatto una spina, cioè ho passato i licci con un ordine a salire, cioè dal primo al quarto, dal quarto al primo, questa spina che si ripete e poi la pedalatura che faccio è una diagonale, quindi praticamente avremo una spina questo poi cambio comunque perché mi piace variare, però quindi la tessitura poi alla fine prevede il passaggio proprio della navetta all'interno dei fili cioè quindi la trama che passa all'interno dell'ordito. Quindi passi il filo e una volta passato il filo viene battuto dal pettine che li avvicina fra di loro. Questa è la tessitura in pochi secondi. Logicamente questo filo, se uno vuole, può essere cambiato, cioè quello che non può essere cambiato all'interno della tessitura è nel momento in cui cominci un lavoro, però puoi anche sempre cambiarlo, però non si cambia l'ampiezza del tessuto, quindi se questo qua in questo caso per esempio è un tessuto da 60 e l'ampiezza rimarrà per tutto il periodo in cui io voglio fare un tessuto da 60. All'interno in realtà di questo tessuto il mio ordito in realtà era superiore perché era un ordito da 80, infatti ci sono qua dei fili che sono stati tolti perché non mi andava più di avere un ordito, cioè un'ampiezza da 80, e quindi ho lasciato cadere 10-10 cm e quindi in questa maniera il mio tessuto l'ho ristretto. Nulla vieta che poi dopo, una volta finito questo, posso recuperare questi fili e quindi poi il tessuto può ritornare con un'ampiezza superiore. Questa è la fase dell'orditura, che che è la fase preparatoria del tessuto, da cui poi alla fine in questo momento viene deciso tutto, cioè in realtà deve essere deciso prima che io metta questo filo qua, e quindi qua viene definita la lunghezza e la larghezza del tessuto. Quindi una volta stabilito il colore dell'ordito, come vuole essere fatto, l'alternanza di questo colore, in questo caso noi lo faremo tutto di un unico colore azzurro, viene scelto il filo e quindi poi da questo poi verrà scelto anche il pettine, tutta una serie di sicuramente la riduzione del pettine, e quindi da qua comincia l'orditura che definisce proprio la lunghezza del tessuto, in questo caso sono 3 metri, e viene a creare la famosa croce
che parlavo io, che la signora faceva e benediva la croce, che crea proprio questa alternanza di fili pari e dispari. Quindi una buona orditura permette un buon tessuto, intanto perché la tensione deve essere sempre la stessa, quindi ogni filo che viene passato avrà sempre più o meno la stessa tensione. E in prossimità qua diciamo di questa parte finale del filo viene fatta una croce, cioè il filo scende, risale e poi risale, scende, risale. E vengono orditi i fili che si intende tessere, cioè nel senso che se io devo fare, in questo caso ho una riduzione per esempio di 4 fili al centimetro e devo fare un tessuto per esempio di 40 fili, dovrò fare 4 per 40, 4 per 40 fa 4 per 160, e poi la moltiplicazione la devo fare comunque 160 fili più o meno. E quindi devo ordire 160 fili che verranno poi inseriti all'interno prima delle maglie, quindi prima avvolti nel subbio, poi inseriti nelle maglie e poi nel pettine, e avranno quindi questa, diciamo, saranno 40 fili, cioè 160 fili per 40 centimetri. La lunghezza l'abbiamo definita ora, cioè che sono 3 metri, e quindi noi faremo questo movimento per tutte le volte in cui, diciamo, ecco, dobbiamo, fino ad arrivare, diciamo, al numero di fili desiderato. Possiamo in questo caso appunto quindi si va, quindi questo è il primo metro, quindi 1 metro, 2 metri, 3 metri, 1 metro, 2 metri, 3 metri. Fondamentale, insomma, in questo lavoro sono la tensione e la croce che appunto poi vedrete cioè, mettiamo che è finito poi qua, diciamo, ecco l'orditura, perché poi fatto questo poi l'ordito viene bloccato, poi viene tolto dall'orditoio e deve essere passato sul subbio. Quindi tolto dall'orditoio viene bloccata questa croce, che viene bloccata attraverso un altro filo, che mantiene proprio la separazione dei fili pari e dei fili dispari. Poi facciamo blocchiamo, diciamo, sempre questi, perché sempre per mantenere la tensione lo blocchiamo pure, diciamo, in altri punti, perché più è lungo più questo ordito poi avrà difficoltà, diciamo, a essere, cioè mantenere la tensione, quindi viene bloccato pure in altri punti. Facciamo con un colore diverso perché così quando lo dobbiamo tagliare non lo eliminiamo. Fatto questo si deve uscire dall'orditoio. In questo caso sono solo 3 metri, però può capitare di ordire, diciamo, un ordito di 10 metri, 20 metri, quindi viene fatta una catena che serve a mantenere la tensione dell'ordito e a trasportare meglio l'ordito poi, diciamo, sul telaio. Fatto questo, all'interno, diciamo, della croce
che è la famosa croce della signora Benediva, perché tutti pensavano che Benediva invece manteneva questa separazione di fili pari e fili dispari. Vengono messe queste qua, che si chiamano verghe, vengono inserite tra questo all'interno proprio queste verghe manterranno, ora diciamo che non lo posso montare qua il telaio perché è già montato, però queste verghe manterranno, perché poi andranno su questa parte diciamo posteriore, però manterranno la separazione dei fili pari e dei fili dispari mentre lo avvolgo nel subbio. E questo poi dopodiché viene avvolto, vengono mantenuti separati i fili pari e i fili dispari e vengono inseriti all'interno delle maglie seguendo proprio quest'ordine di fili pari e fili dispari.